Penso che abbiamo insomma toccato tutti i punti fondamentali per quel che riguarda l'euro digitale. Manca la domanda finale. Attenzione. La domanda finale che è: benvenuti alla nuova puntata del Flipcast. Oggi siamo ospiti di una location speciale, siamo in H-Farm, in particolare l'H-Farm Radio, Paolo Buccioli, Davide Zanichelli. e quest'oggi abbiamo un ospite molto molto speciale, tra l'altro trevisano, per cui gioca in casa come me, siamo molto orgogliosi di questa cosa. Alessandro Agnoletti, da una vita nel fintech, diciamo. Presentati tu, Alessandro, perché magari lo facciamo noi, però magari mettiamo qualcosa. Chi sei, dove sei cresciuto, da dove vieni, qual è il tuo passato, il background lavorativo, come sei entrato nel fintech e cosa fai adesso? Certo, buon pomeriggio a tutti, grazie Paolo, Davide, per l'opportunità di essere qui oggi a Flipcast, e saluto le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando. Io sono un economista, sono laureato all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ho iniziato a lavorare in Bain & Company, consulenza strategica, settore finance. Dopo qualche anno lì ho fatto un passaggio in H-Farm, quindi è stato il mio primo momento nel mondo dell'innovazione, e questo mi ha segnato positivamente, portando me e altre persone a Torino a far partire un progetto startup in ambito corporate innovation, quindi a supportare grossi gruppi industriali e società di servizio nel posizionarsi in ambito innovazione, quindi se vogliamo anche a contaminarsi con il mondo delle startup, delle scale-up in Italia e in Europa. Questa esperienza è poi cresciuta, ha preso una dimensione europea e oggi fa parte di un'istituzione scuola europea in cui sta continuando il suo percorso. Io lì poi entro in SIA come responsabile innovazione di gruppo, quindi con la visione del management abbiamo creato... Quanti anni avevi più o meno? 30 forse da compiere. Quindi carriera super veloce. Sì, e lì di fatto abbiamo costruito questa piattaforma in cui persone, progetti, processi semplificati potessero convergere, sia valore interno ma anche tutto il valore che il mondo dell'innovazione esterna, le startup, le scale-up, ma anche i progetti europei potessero portare, e questa attività poi, quando SIA assieme a Nexi e Nets ha di fatto costruito una PayTech europea, quindi un'azienda a scala colosso, dai. Diciamolo. Lì ho unito competenze con passione. Quindi ho guidato la nascita di una struttura, gruppo dedicata alle monete digitali, e quindi quello ci ha permesso e sta continuando a permettere all'azienda di sperimentare a tutto campo, e uno dei verticali su cui abbiamo lavorato molto era il verticale delle monete di banca centrale, in particolare dell'euro digitale. Ah, ok, euro digitale introduciamo che sarà il tema principale della giornata. Innanzitutto a noi fa un sacco di piacere che tu abbia avuto questa esperienza trasversale dalla startup alla BCE, che è ovviamente la massima istituzione europea per quel che riguarda tutto ciò che è campanilismo partendo ovvio, perché da Treviso conquisteremo il mondo. Make Treviso great again, come si suol dire. Quindi, prego. E adesso invece di cosa ti occupi? Sì. Più o meno, adesso in parole semplici, insomma. Conta che effettivamente alcuni che ci ascoltano ci dicono: ah, ma siete troppo tecnici, quindi cercando di fare lo sforzo di semplificare, se possibile. Certo, in Banca Centrale Europea stiamo lavorando sul progetto Euro Digitale, è un percorso che è iniziato qualche anno fa. Io in particolare sono nella divisione Product Proposition, quindi dove andiamo a lavorare sul posizionamento e sulla costruzione di questo prodotto atteso Euro Digitale, in cui lo si guarda dalla prospettiva della persona, quindi del cittadino, del negoziante e degli intermediari. Io in particolare sono nel team intermediari, quindi cerco chiaramente di portare la vista di quello che è il fuori nella costruzione di questo progetto sistemico che stiamo facendo in Banca Centrale Europea assieme alle banche centrali nazionali e al colegislatore che in parallelo sta facendo la propria parte. Certo, allora quando parliamo di euro digitale c'è ovviamente una grande attesa, una grande curiosità.
in alcuni casi anche della preoccupazione delle persone, perché ovviamente ci sono opinioni alterne rispetto all'euro digitale. Andiamo a vedere proprio, come si può dire, in profondità come funziona l'euro digitale. Innanzitutto, da cosa nasce e perché l'euro digitale? Sì, l'euro digitale è un'opportunità che si sta cercando di costruire in Europa e noi riteniamo abbia molteplici benefici per le diverse parti coinvolte, sicuramente per il cittadino e la possibilità in tutti i paesi dell'Europa e in tutti i casi di pagamento retail di poter disporre di questa soluzione per i propri pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro. Per quanto riguarda il commerciante è la possibilità di disporre di un complemento ad altre soluzioni digitali presenti sul mercato, probabilmente anche con un vantaggio su quello che possono essere i costi, perché qui guida il colegislatore, ma si sta lavorando anche su questa dimensione qui. E per gli intermediari è la possibilità di poter essere il collante tra la moneta e di fatto lo schema e la persona. E poter in ulteriore costruire un proprio posizionamento, costruire un'offerta di innovazione. Quindi posso provare a tradurre, diciamo, perché se effettivamente una cosa interessante è che effettivamente se magari andiamo all'estero, dall'Italia andiamo in Francia, non possiamo pagare con un circuito italiano come il bancomat, finiamo per pagare con uno strumento che è la carta di credito, e le più famose, facciamo i nomi, sono Visa e Mastercard. Con l'euro digitale, se non sbaglio, si potrà utilizzare uno strumento di pagamento che sarà totalmente europeo e non dovrà passare per strumenti oltreoceano, corretto? Corretto, l'euro digitale sarà uno schema europeo. Effettivamente, Davide, è vero, in 13 dei 20 paesi dell'euro area non c'è uno schema di carta nazionale e in generale in termini di valore il 64% delle transazioni nell'area effettivamente viene gestito da schemi non europei. Quindi noi pensiamo, anche rispetto ad una situazione geopolitica in costante evoluzione, che sia importante per noi complementare e dare la possibilità alle persone di disporre di questo schema che chiaramente, come anche il contante, può permettere un'esperienza comparabile nei diversi paesi della nostra area. Ah, ecco, questa è una delle domande che poi, rispetto al contante, cioè il contante sparirà, rimarrà in parallelo, attendere, sparirà, come funzionerà questa commistione tra euro digitale e contante? Beh, non più tardi di ora è uscito una comunicazione che la Banca Centrale Europea sta lavorando sulla nuova valuta, su come sarà. E quindi diciamo la banconota è qui per rimanere. Per noi l'euro digitale è un complemento al contante e come tale viene considerato. C'è il Single Currency Package che ora è in discussione a Bruxelles, in cui si sta portando avanti la bozza di regolamento dell'euro digitale, ma lo si sta facendo anche rispetto alla banconota. Quindi per noi, anzi, la riteniamo il contrario, la libertà da parte delle persone di poter disporre di euro anche in formato digitale. Cioè, quindi non è che va a sostituire il contante, diciamo è uno strumento in più. Adesso è chiaro che adesso magari ci potrai dire qualcosa sui tempi, poi è chiaramente una roba che non è piccola, quindi inevitabilmente è notevole, quindi magari anche i tempi non è detto che siano quelli ovviamente che magari si potevano prevedere. Ma arrivando al meccanismi, si può già sapere più o meno come funzionerà? Cioè tecnicamente, non lo so, visto che è digitale ovviamente ci saranno dei dispositivi, un wallet, magari una cosa fisica, una sorta di come la carta di credito e magari c'è una sorta di QR code, piuttosto che sarà un'app da installare. Si sa già più o meno come funzionerà, quale sarà lo use case, diciamo... Certo. È preparatissimo. È preparatissimo, lo abbiamo preso così, preparato. Mamma mia. Sì, allora, l'euro digitale è ciò che ci sta attorno, è di fatto un pagamento sicuro e istantaneo che la persona può fare. La persona, il cittadino, ma anche il negoziante aprono un wallet presso una banca, un ufficio postale o un altro intermediario qualificato e all'interno di questo wallet possono depositare denaro nella forma attraverso
attraverso un conto corrente oppure depositando del Lo contante. trasferiscono? Lo Ok. trasferiscono. Quindi è oltre il conto corrente bancario, cioè è un altro conto Sì, corrente? no, Ok. è una cosa diversa, chiaramente per chi lo vuole e per chi ce l'ha può collegarlo al conto corrente, ma diciamo non è, ci sono possibilità alternative che sono per esempio attraverso il contante, io posso ricaricarlo ok. presso uno sportello, presso un ATM, quindi io di fatto trasferisco denaro all'interno di questo wallet, il wallet avrà dei limiti che verranno definiti e io quindi in tutti i casi d'uso dei pagamenti retail, quindi io che trasferisco denaro a te, io che pago a te come negoziante sia fisico che virtuale o pago un ente pubblico, io come persona posso trasferire euro digitale. Tu hai detto wallet e noi da buone persone interessate a tutto ciò che è finanziario, quando sentiamo wallet automaticamente ci scatta il click delle cripto, cioè ovviamente in questo momento quando dici wallet pensi prevalentemente a Bitcoin, Ethereum e quant'altro. Qual è il sostrato tecnologico dell'euro digitale? Me l'aspettavo questa Te l'aspettavi? L'ha fatta lui però, Va bene, però secondo me eravate d'accordo. Diciamo allora, l'euro digitale nasce come moneta emessa da una banca centrale e quindi istituto sempre identificabile. È una moneta priva di rischio e stabile nel tempo. Quindi questa è la caratteristica dell'euro digitale rispetto a delle alternative. Come verrà costruito, ecco, questo è in corso di definizione insomma, in questa fase. E siamo ora nella fase di preparazione dell'euro digitale in cui si sta lavorando sulle regole, in particolare sul rulebook, si sta lavorando nella preselezione dei possibili intermediari che con noi poi, se progetto continua, andranno a lavorare sulla costruzione dell'euro digitale e a fare anche delle sperimentazioni per capire come si possa creare del valore aggiunto oltre a quello che già è l'euro digitale per noi. Quindi ecco, sono tutte attività. Ci sono un sacco di questioni, perché come diceva anche Paolo, sul tema magari anche degli addetti ai lavori hanno delle domande. Un aspetto è quello della privacy, anche quello è considerato, diciamo, nel disegno. Sicuramente il tema della privacy è una delle cose che tocca di più perché cioè, l'idea di base è Che- attenzione che adesso poi- è tutto tracciatissimo, a Tanto, parte che se paghiamo con la carta, se paghiamo con altri strumenti, ok, tutti quanti sanno tutto. potremmo raccontarci molte ovvietà, ma attendiamo la tua risposta. Spero di non deludervi. Attesa altissima. Allora, per noi l'euro digitale è privacy by design. Ok. Il che significa che tutti i dati per noi sono dati anonimizzati e il soggetto che può avere visibilità di dati è l'intermediario qualificato. I dati di base sono resi disponibili per ragioni di fatto di legge, quindi per antiriciclaggio, per finanziamento del terrorismo, quindi quei dati devono essere resi disponibili. C'è un secondo livello di dati per finalità commerciali e in quel caso, previo consenso da parte del cittadino, poi l'intermediario qualificato può vederli. Però, ripeto, lo fa l'intermediario, non lo fa la Banca Centrale Europea. E unendo i puntini anche rispetto al concetto di privacy, un ulteriore elemento è il fatto che i pagamenti offline, perché poi per noi l'euro digitale è online, quindi parliamo delle carte, parliamo di tutto quello che ci stiamo raccontando, però non dimentichiamoci che c'è questo complemento offline che per noi è un elemento sicuramente molto importante e lì non entriamo nel tecnico, in ciò che è offline. Il dato tra la persona che paga e il beneficiario è visibile solo dalle parti che si scambiano il valore, come di fatto lo è per il contante. Quindi questo è un elemento. Perché comunque con l'euro digitale, ad esempio, se siamo in montagna e non prende internet, c'è il rifugio, io ho sul mio wallet l'euro digitale, ma non siamo connessi a internet. Il mio telefono è acceso, dal mio wallet possono essere trasferiti 2 euro per il caffè, magari in montagna costa tanto, per il caffè anche se non abbiamo internet sostanzialmente, e io il caffè lo posso comprare con l'euro digitale. E se costa anche di più, magari i 2 euro sono il peer-to-peer, quindi tu che all'altra persona gli dici non ci arrivo, ti do quello che posso. Certo. Quindi si possono creare nello stesso contesto anche molteplici E i dati rimangono solamente fra le due parti. Sì, il dato della transazione sì. Mentre se invece sappiamo se paghi con la carta o col bancomat, invece tutti gli intermediari ha voglia che sanno i dati. No, vabbè, ok.
Molto interessante comunque. Ci sono alcuni aspetti, diciamo, che sono magari un po' delicati, perché a me l'aspetto geopolitico un po' interessa, perché effettivamente è uno strumento europeo che alla fine insiste su strumenti che sono in essere. Ecco, questa cosa qua Certo. è un bel riscatto dal punto di vista europeo. Trovi, non trovi? Sicuramente sì. Ok. Io credo che allora, l'infrastruttura dei pagamenti è un'infrastruttura critica Mm, e l'Europa non può non avere la sua. sì, Quindi questo per noi è un punto di partenza fondamentale. Citavamo prima i 13 paesi che non hanno mm, uno schema di carta nazionale, il 64% delle transazioni fatte da schemi non europei, e questi sono numeri che noi fanno riflettere e ci mettono nella condizione poi di fare una proposta che è sì, questa dell'euro digitale. Un altro aspetto che comunque è uscito è il tema dell'ancora monetaria, perché per noi l'euro digitale è libertà da parte delle persone di poter utilizzare di fatto il contante anche comunque l'euro anche in un contesto digitale. I numeri ce lo dicono, al punto vendita i volumi rispetto all'e-commerce stanno diminuendo, poi diciamo l'e-commerce sta aumentando. Ma è quello sicuramente. E al punto vendita l'uso del contante rispetto ai pagamenti elettronici sta diminuendo, quindi maggiori e-commerce, maggiori pagamenti digitali al punto vendita, noi crediamo che sia importante complementare e dare alla persona la possibilità di scegliere come come pagare. pagare? Sì, sarà una bella rivoluzione anche soprattutto in funzione degli intermediari che esistono adesso. Perché Esatto, che dai pagamenti attuali elettronici hanno cioè, hanno una non feature. solamente i No, no, dati, ma anche una fetta sì, non trascurata, ma anche perché sono le commissioni che poi pagano i merchant. Cioè, nel esatto, senso, sì, sì, quando a un infatti. certo punto accedi una transazione elettronica, le commissioni. Io mi ricordo quando ero in Parlamento ci rompevano molto le scatole perché a un certo punto le commissioni per i pagamenti elettronici erano una voce di costo difficilmente comprimibile, quindi avere una leva di concorrenza su uno strumento in più di pagamento elettronico probabilmente. Sì, sì, per noi è un ottimo complemento messo a disposizione degli intermediari che poi a loro volta decideranno se e come utilizzarlo a beneficio poi di questo, diciamo, questa dimensione Europa. E quando tu parli di intermediari sull'euro digitale, tanto per dargli una figura? Sì, sì, la banca, La banca, ok, la perfetto. banca e tutte le società di pagamento, che l'acquirer, e Sì, poi sì, certo. mi fermo perché sennò No, sì, assolutamente, assolutamente. No, no, era solo per dare un'identità al Sì, concetto no, di certo. intermediario. Ma parlando di euro digitale, perché forse questo elemento è abbastanza importante poi da definire, in che modo funziona l'introduzione? Mi spiego meglio. La BCE ha prototipato, concettualizzato questo sistema su cui state lavorando, ma poi da quest'idea come si passa alla fruizione effettiva nei vari stati? Sì, allora nel 2023 è uscita la bozza di regolamento dell'euro digitale all'interno del Single Currency Package in cui c'è anche il contante e quindi c'è un iter legislativo in parallelo al lavoro che stiamo facendo noi, in parallelo quindi a complemento e per quanto ci riguarda stiamo procedendo con tutte le attività che ci stavamo raccontando prima in attesa poi che termini la discussione e che poi questo regolamento venga eventualmente adottato. Solo in una fase successiva all'adozione di questo regolamento europeo, il Governing Council della Banca Centrale Europea può decidere se emettere o no l'euro digitale e quindi fare tutto quello che ci stiamo raccontando noi oggi. Quindi comunque c'è per ipotizzare un percorso, proprio rendiamolo il più semplice possibile, quindi da parte del Parlamento europeo ci sarà o per ogni singolo Stato, cioè ci può essere anche un'adozione parziale, cioè potrebbe essere che l'Italia lo accetta e la Francia no, o deve essere comunque collegiale? Sarà collegiale, essendo appunto un regolamento europeo, quindi che definirà delle regole, un framework che a livello Perfetto. Europa verrà Quindi, adottato. quindi una volta che il Parlamento europeo dirà ok, concertiamo insieme a BCE per l'introduzione dell'euro digitale, questo verrà adottato, accettato
con tempi insomma magari non Sì, tutti uguali, però Sì, quando il Parlamento e gli altri colegislatori decideranno, Certo. e verrà pubblicato successivamente, i 20 stati dell'Euroarea introdurranno insomma queste nuove regole e supporteranno attraverso gli intermediari e le banche centrali dei Certo. propri paesi la realizzazione allora, facciamo finta che va tutto liscio, nel senso come nella migliore delle ipotesi. Noi siamo dei fan dell'innovazione, per cui ovviamente qui sfondiamo una porta aperta. Allora, facciamo finta che siamo tutti d'accordo, si vada via lisci, non ci siano litigate in Europa. Quali sono i tempi di adozione effettiva Di dell'euro digitale? diffusione, di rilascio, Esatto. se c'è Cioè, non è che io e una Davide possiamo pagare il caffè in montagna con il nostro wallet. Allora, la risposta istintiva è già oggi tutti coloro che a partire da noi come banca centrale e le banche centrali nazionali che con noi stanno lavorando e gli intermediari e anche le persone, i cittadini possono già iniziare a lavorare oggi per pensare a come questo euro digitale possa essere. Dicevo prima, una delle attività che stiamo facendo ora in questa fase di progetto, che si chiama preparation phase, quindi fase di preparazione, è quella di fare delle sperimentazioni in cui sia la persona che chiunque, sia privato che business, può partecipare, può portare delle idee e può portare degli elementi a supporto della realizzazione dell'euro digitale. Quindi di fatto è un percorso che è già partito. Okay. Poi ovviamente dovremo stare ai tempi del colegislatore e i tempi nostri certo. per arrivare poi a Quindi non ti vuoi sbilanciare con la data precisa, non mi stai dicendo marzo 2000. Vabbè, stai nicchiando su questa cosa, non ho capito. Beh, ma capisco, Francoforte insomma. A proposito, come si sta a Francoforte? Ti manca un po' Treviso? Beh, allora il fatto che siamo qui oggi Te lo fa già è sintomatico capire, del fatto che ad ogni occasione buona io cerco di essere a casa. Quindi qui a casa si sta bene, ma a casa è l'Europa. A Francoforte si sta bene, sia diciamo per quanto riguarda il lavoro, ma poi anche per la vita privata. Noi abbiamo, con mia moglie abbiamo due bambini, i bambini vanno a scuola lì, è chiaramente un contesto internazionale, che per noi è molto, molto formativo, quindi ci dà la possibilità anche come famiglia di vivere questa dimensione. Se sei d'accordo, magari fra un po' di tempo, quando l'euro digitale comincerà a circolare, ti rinvitiamo. No, andiamo noi a Francoforte, facciamo noi la trasferta, scusa. Facciamo il flipcast a Francoforte. Facciamo il flipcast. Allora, innanzitutto grazie ad Alessandro per essere stato qui con noi. Penso che abbiamo insomma toccato tutti i punti fondamentali per quel che riguarda l'euro digitale. Manca la domanda finale. Attenzione. La domanda finale, che è: ma si mangia meglio a Treviso o a Francoforte? Ma ci sono ristoranti trevigiani. Esatto, ci sono ristoranti a Francoforte. Diciamo, la cosa bella è che ogni paese poi ha le proprie... E quindi ha detto che si mangia meglio a Treviso, traduco io. Ma per diplomazia non si può dire, conferma. Bene, vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a tutti, grazie dell'ascolto. E ci vediamo qui in H-Farm con Marco De Rossi tra poco. Ciao! Ciao!